Ciao e benvenuto su Casa di Cecco, io sono Marco Cecchetto. Oggi, come avrai intuito, andremo a parlare del vocoder. Come al solito, in poche parole ti spiegherò il principio di funzionamento del vocoder, andrò a fare una breve carrellata per farti vedere da chi è stato usato e quando nel corso della storia della musica, e dopo, soprattutto, la cosa più importante, andremo a vederlo come usarlo all'interno di Reaper, ma in questo caso potremo usarlo all'interno di qualsiasi DAW, perché utilizzeremo un plugin gratuito, il Tal Vocoder, te lo faccio vedere qua, ma poi troverai anche sotto nella descrizione l'indirizzo per andare a scaricartelo ed installartelo in maniera totalmente gratuita. Basta così. Andiamo a vedere come utilizzare il Tal Vocoder. Ovviamente ti ricordo che tu sei su Casa di Cecco, ogni tuo commento costruttivo è il benvenuto. Se vorrai iscriverti a questo canale mi farai cosa molto gradita. Grazie. Eccoci qua, allora, benvenuto in sessione. Cominciamo dal dire che cos'è il vocoder. Innanzitutto, vocoder è una parola storpiata. Vocoder deriva in realtà da encoder, cioè un dispositivo che fosse in grado di convertire un segnale continuo, quindi un segnale soltanto audio, in qualcosa che potesse essere numerico. Gli esperimenti sul vocoder iniziarono in America all'interno dei Bell Labs e l'invenzione del vocoder si può attribuire a Homer Dudley, lui, che appunto studiò le possibilità di implementare il vocoder per utilizzarlo con le compagnie telefoniche. Successivamente fu utilizzato anche durante la seconda guerra mondiale. Lo strumento che era stato realizzato era questo qua. Serviva appunto a trasferire comunicazioni criptate per fini bellici, no? Quindi per far comunicare i militari fondamentalmente. Successivamente a questo, Robert Moog insieme a Wendy Carrolls cominciarono a sviluppare le prime applicazioni del vocoder in ambito musicale, per arrivare poi ai Kraftwerk, citati all'inizio di questo video, con The Robots, che nel 1970 furono i primi in assoluto, quasi, diciamo, perché c'erano già stati altri che l'avevano sperimentato. Ok, vediamo un attimino un piccolo estratto di questo. Successivamente ai Kraftwerk dobbiamo attribuire il successivo utilizzo, poi chiaramente diciamo quelli più famosi, al grande Giorgio Moroder, l'altoatesino Giorgio Moroder, inventore della disco music, con il brano From Here to Eternity. Possiamo vederne un esempio qua. Dopo Giorgio Moroder, negli anni 90 furono i Daft Punk. Dopo i Daft Punk non possiamo non citare il mitico album, tra l'altro rimesso alle stampe nelle sue due versioni, Kid A e Amnesia dei Radiohead. Lo vediamo qua. Ma anche in Italia ci siamo dati da fare con l'utilizzo del vocoder. Sicuramente i Subsonica, senza alcun dubbio influenzati dai Radiohead. All'interno dell'album Amore Matico, nel libro di Samuel, lui racconta di quando comprò il primo vocoder, che doveva essere che era una cosa molto grossa, tipo un rack, no? Ah, perché non vi ho detto, il vocoder all'inizio era una cosa di questo tipo qua. Dopo è stata trasferita in una forma di rack, per arrivare poi ai sintetizzatori tipo questo, che furono utilizzati appunto attraverso l'utilizzo di un microfono per poter utilizzare il vocoder attraverso uno strumento che fosse, diciamo, subito disponibile ed utilizzabile in modo semplice su un palco. Ma torniamo ai Subsonica. I Subsonica nel 2002 fanno uscire Amore Matico, questo album qua, e all'interno di due tracce, Eva e soprattutto Dentro i miei vuoti, viene fatto un utilizzo del vocoder. Guardiamoci Dentro i miei vuoti. Impalcature, sparti, traffico, fari alunati, blu monossido, due solitudini si attraggono. Per
per arrivare poi nel Festival di Sanremo, prodotto dal grandissimo Dardust con l'album Genesi del mio colore. Irama riscopre e riutilizza in ambito nostrano il vocoder. Guardiamoci un pezzettino di Irama. Insomma, dobbiamo ammettere che il vocoder inventato negli anni 30 è sempre rimasto sulla cresta dell'onda. Chiaramente nei primi anni 70 era una cosa nuova e che quindi era di moda, ma anche di recente il vocoder riemerge regolarmente e quando riemerge crea quell'effetto di dissonanza cognitiva che comunque attira l'attenzione dell'ascoltatore. Un'ultima cosa prima di andare a vederlo in sessione: il vocoder non è l'autotune, ok? L'autotune è uno stretto cugino, è una evoluzione successiva del vocoder, però il vero vocoder, quello originale, è una cosa diversa. È stato scoperto per caso, per il principio, come al solito, della serendipity. È stato utilizzato prima nella guerra, poi nella musica. Andiamo a vedere come utilizzarlo noi all'interno dei nostri home studio di casa. Andiamo in sessione. Ok, allora benvenuti in sessione. La prima cosa da fare è quella di scaricare il tal vocoder. Quindi andiamo nel nostro browser, clicchiamo sull'indirizzo che vi metto qua sotto, ci ritroveremo all'interno di questa pagina. Avremo la possibilità di scaricare appunto in maniera gratuita per ogni tipo di piattaforma, quindi non dobbiamo fare altro che scaricarlo, installarlo all'interno della nostra macchina, andare poi a riprenderlo con Reaper. Reaper contiene al suo interno un plugin nativo che si chiama appunto Rea Vocoder, con cui si può fare fondamentalmente la stessa cosa. Io ve lo spiego con questo tal vocoder perché in realtà con due passaggi è semplicissimo riuscire ad ottenere l'effetto che vogliamo ottenere, però è fattibilissimo farlo anche con il plugin di Reaper. Ok, quindi apriamo una nuova sessione, creiamo due tracce, la prima traccia, la seconda traccia, ok? Sapete che per aprire una traccia in Reaper basta cliccare in questa zona 2 volte e vi si aprirà una traccia, molto facile. All'interno della prima traccia andiamo a caricare il nostro tal vocoder, quindi ce lo cerchiamo, tal vocoder, eccolo qua, possiamo caricare sia l'AU che il VST, noi ci carichiamo l'AU, non cambia niente. Quindi all'interno della prima traccia abbiamo il nostro tal vocoder. Quindi andremo a collegare la seconda traccia, cioè questa qua, alla prima. Sapete che per fare una mandata da una traccia all'altra in Reaper basta andare in questa zona dove c'è una I/O, col tasto sinistro cliccare e semplicemente trascinarla all'interno della traccia alla quale noi vogliamo mandare appunto la mandata. Fatto questo, dobbiamo dare al tal vocoder un ingresso microfonico, quindi colleghiamo il nostro microfono all'interno della scheda audio, andiamo in questa zona di Reaper, andiamo a settare il nostro ingresso audio. Io ce l'ho nel secondo ingresso della mia scheda audio e andiamo a provare il microfono. Prova. Vedo che c'è il segnale. La seconda traccia sarà quella che ospiterà il segnale MIDI, perché il vocoder per funzionare ha bisogno di andare a prendere l'audio della prima traccia codificato con il tal vocoder e andarlo a relazionare alla traccia 2 dove ci sarà appunto il nostro MIDI. Quindi andremo nella traccia 2, diremo input MIDI, alla quale ci sarà collegata la nostra tastiera, nel mio caso un'Arturia. Quindi, ricapitolando, traccia 1, ingresso microfonico, caricamento del plugin tal vocoder. Traccia 2, ingresso di MIDI, ok? Quindi della tastiera MIDI. Le due tracce sono collegate con la mandata dalla seconda traccia alla prima traccia. Finito, ok? Quindi andiamo subito a provare se il nostro effetto funziona. Allora, io parlo così, non sento niente, ok? Però appena premo sulla mia tastiera, prova, we are the robot. Ok? We are the robots. Chiaramente questa cosa può essere fatta in diretta, ma può essere anche registrata. Basta semplicemente andare a premere il tasto di registrazione su Reaper e noi andremo, una volta armata la traccia numero 1, a registrare tutto quello che facciamo, però con il vocoder. Provatemi a sentire. Provo la mia traccia, provo la mia traccia, provo la mia traccia. Ok? Ok, quindi potremmo noi andare o a registrare di maniera diretta quello che vogliamo suonare, come vi ho fatto vedere prima, oppure potremmo andare semplicemente a trascinare un file MIDI all'interno della seconda traccia e cantare sopra quel file MIDI. Automaticamente il plugin andrà a prendere il mio segnale audio, lo codificherà attraverso le note MIDI della seconda traccia e lo suonerà con quelle note lì, ok? Quindi questo è quello che c'è da fare per poter utilizzare il vocoder in Reaper. Facilissimo. Boh, credo di essere stato semplicissimo, non avrei altro da aggiungere. Ti ricordo che se non riesci a fare qualcosa puoi scrivere qua sotto i tuoi commenti costruttivi e io col miei tempi cercherò sicuramente di darvi una mano. Basta, non ho nient'altro da aggiungere. Rimani su casa di Cecco, ci vediamo al prossimo video. Grazie.